L'ex ti blocca e non sai come comportarti? Bene, io sono Domenico Iapello e all'interno di questo video voglio spiegarti perché accade e cosa puoi fare. Intanto le ragioni per le quali l'ex decide di bloccare in realtà sono due, semplicemente due, non cerchiamone una terza. La prima ragione è perché c'è un'altra persona e quindi bisogna capire se in realtà nasconde qualcosa. Capirlo non significa fare stalking o andare a indagare, semplicemente comprendere dalla comunicazione che utilizza se sta mentendo e soprattutto capirlo scartando il secondo motivo che ora sto per dirti, ovvero hai premuto troppo sull'acceleratore, hai dato troppo gas, hai fatto troppe pressioni, lui o lei ha deciso di chiudere la relazione e tu hai insistito tanto e poi tanto al punto di farti bloccare. Ok, se questo è accaduto la ragione è ben precisa e dobbiamo lavorare su questo aspetto qui. Se non è accaduto, se non hai esercitato nessuna pressione, a quel punto rimane, per differenziazione, rimane la prima ragione, ovvero c'è un'altra persona e quindi ha bisogno di nascondere qualcosa e il miglior modo è quello di bloccare tutti i canali in modo da non ricevere pressioni che possono impedire il costruirsi di questa nuova relazione. Quindi, riepilogando, il primo punto per il quale l'ex blocca generalmente è la presenza di un'altra persona. Il secondo motivo è le eccessive pressioni da parte tua. Bene, andiamo al successivo step. Quello che ti chiedo è di non bloccare tu questa persona, non fare l'errore di bloccare questa persona. E come ti dicevo prima, soprattutto l'errore di indagare in modo morboso qualora ci sia il sospetto di un'altra persona. Nel caso invece in cui tu abbia esercitato molte pressioni, quello che ti indico di fare è mandare un semplice messaggio dove dici: immagino come le mie pressioni ti abbiano fatto sentire. Mi dispiace di tutto ciò, non riaccadrà più, ad ogni modo se deciderai di mantenere questo blocco io lo capisco, spero solo ti faccia stare meglio, sii felice. Ora riascolta questo pezzo più volte, prendi nota, appuntatelo su un pezzo di carta perché sono le parole che pronuncerai per avere buone probabilità di essere sbloccato o sbloccato, ok? Quindi il secondo step è proprio quello di, una volta stabilito se la responsabilità è tua oppure c'è un'altra persona, muoversi di conseguenza, ok? Nel caso in cui secondo te nessuno di questi due motivi è valido e pensi che non ci sia appunto un motivo per il quale ti abbia bloccato, quello che ti consiglio è di guardare questo video che è uscito da pochissimo e spiega proprio come comportarsi quando si viene lasciati senza motivo. Ora, se hai bisogno di metterti in contatto con me, in descrizione di questo video trovi tutti i riferimenti, il mio numero di assistenza WhatsApp, la mia email, il mio sito web con tanti corsi gratuiti. Se ti fa piacere e vuoi premiare questo video, lascia un like, commenta, chiedimi qualcosa e iscriviti al canale, mi raccomando. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!